Ma benvenuti alla nuova edizione del Late Show con Karim Musa. Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo un nuovo studio, circa. Come potete vedere, lo sfondo è rimasto più o meno sempre lo stesso, ma molto più grande, a mo' di finestrone, e da questa parte abbiamo una piccola parete per staccare un pochino i colori, con due quadretti attaccati. Sicuramente voi occhi d'aquila avrete notato che questo quadretto qui è Hitler. Non spaventatevi, queste sono due splendide illustrazioni di Jacovitti. E finalmente posso anche muovermi con la sedia, questo è proprio il futuro. Beh, allora come state? Come va? Avete passato bene questi mesi in mia assenza? Io discretamente bene, grazie per avermelo chiesto. Certo, ho ricevuto una marea di merda per il penultimo video che ho caricato sul canale, ma che dobbiamo fare? Ebbene sì, quel video è stato o frainteso o da parte mia non c'è stata una giusta spiegazione. E per iniziare alla grandissima questa nuova edizione dello show insieme, mi piacerebbe ripartire proprio da quel punto. Dopo che ho cercato di spiegare che lo YouTuber al di fuori della piattaforma, al di fuori di internet, venga visto come un pagliaccio nulla facente, molti colleghi, molti YouTubers, giustamente si sono ricordati di avere una scopa in casa e se la sono messa nel culo. No, nel senso che giustamente si sono un po' stizziti da quelle parole. Perché nel marasma di centinaia di migliaia di video che compongono YouTube Italia, ovviamente qualche artista effettivamente c'è. Ma parlare bene di qualcuno non fa visual. Fare flame fa visual, anche involontario. Ma dette queste stronzate qui. Quello che era il mio obiettivo con quel video è cercare di umanizzare noi, cercare di appiattire questa differenza di fama che c'è tra il pubblico e lo YouTuber, come mio solito esasperandone un pochino il concetto, per amore dell'intrattenimento. Non l'ho fatto certo per far scoppiare la terza guerra mondiale nei commenti. Il messaggio che volevo far trasparire con quel video lì era proprio: siamo umani anche noi. E una delle paure più materiali dell'essere umano è quella di non riuscire ad avere abbastanza soldi per vivere. E qui mi ricollego all'argomento e dal fatto che con YouTube questa certezza non c'è, o almeno non per tutti, perché sfatiamo un mito. Non tutti gli YouTuber guadagnano 20.000 euro al mese, soprattutto se non fai video per 2 mesi, vero Karim? Vero? Questo problema a volte, dipende dalla giornata, si trasforma in un macigno tipo Obelix che ti si arrampica sulla schiena e non va più via. E per farvi capire meglio questo concetto, vorrei parlarvi di un DVD, Il fidanzato ideale. Ma come, Yotobi? Proprio perché non guadagni 20.000 euro al mese ti sei rimesso a fare recensioni di film? Piccolo pezzettino di stronzo? No. Questo non è un film, questo DVD, questo è una pessima idea. Questo DVD potrebbe tranquillamente vincere il premio come peggior cosa da fare quando la fama inizia a svanire. Innanzitutto il protagonista. Chi è Beppe Convertini? Il signor Beppe è un attore italiano che dopo aver fatto svariati ruoli minori è finito a fare tra il 2000 e il 2003 la soap opera Vivere. Comunque, dopo la chiusura di Vivere, devi ovviamente cercarti qualcos'altro da fare e aggrappandoti con i pugni e con i denti a quella fama che Vivere ti ha dato, devi usarla per sopravvivere, perdonatemi il gioco di parole. E quindi magari un giorno sei sdraiato sul divano di casa tua e vieni contattato da una persona che ti dice: ma tu sei il signor Beppe, quello di Vivere? Lei è bello, signor Beppe, è bello, le casalinghe lo adorano. Che ne direbbe di fare qualcos'altro insieme? Tipo un'idiozia? Tadan! Tralasciando che questo DVD è stato prodotto dalla Eagle Picture, ipotizzo che la finanza avesse bussato alle loro porte e che avessero bisogno di soldi in quel 2004, e quel signore che al telefono ha chiamato il signor Beppe a casa sua quel giorno non è altro che Guido Bagatta. Ma Guido Bagatta quello di Real TV? Quel Guido Bagatta? Dio mio sì! Quel Guido Bagatta. Prima di farvi vedere in cosa consiste Il fidanzato ideale, vorrei leggervi giusto 2 righe di sinossi. Con Il fidanzato ideale tutte potranno avere a disposizione il loro principe azzurro virtuale ogni volta che vorranno. Un'ora di divertimento e romanticismo per le ragazze di tutte le età. E come non comprare un DVD che c'ha pure degli errori grammaticali nella sinossi? E ora il contenuto del DVD. Dunque,
come abbiamo detto prima, il signor Convertini, dopo aver fatto Vivere, aveva ancora un sacco di fan, un sacco di casalinghe. Si strappavano i capelli alla vista della sua brillante ed immensa bellezza. Io non posso giudicare la bellezza di un altro uomo perché ho i testicoli, però sono abbastanza convinto che a livello generale la bellezza di quest'uomo ci sia, nulla da dire. E quindi hanno cercato di lucrarci sopra, come è giusto che sia. E quindi mi accingo a inserire il DVD dentro il lettore DVD del mio portatile e questo è quello che vedo. No, amore, torna subito a letto. Stamattina ti ho preparato la colazione e voglio che tu te la gusti tutta. È stata una settimana stressante e oggi devi iniziare al meglio. Ecco, questo sketch che avete appena visto è il contenuto del DVD. È uno dei molteplici sketch che compongono il tutto, uniti uno dietro l'altro, senza una trama, e l'unico collegamento che unisce il tutto è che lui è il fidanzato di una ragazza che non esiste. O meglio, la ragazza siamo noi che stiamo guardando lui che ci parla. Che ne dici se domani mattina andiamo a fare shopping? Ti dirò di più. Che ne dici se andiamo a fare shopping con questa carta di credito? E basta. Non c'è nient'altro. E tra l'altro il DVD ha mentito, perché dietro c'è scritto 1 ora di divertimento e romanticismo per le ragazze di tutte le età. Ma se noi togliamo il backstage e gli errori dal DVD e prendiamo solo questa parte centrale che è il fulcro di Un ragazzo ideale, dura poco meno di 20 minuti. Hanno praticamente preso uno famoso, l'hanno messo in dei set preassemblati di Mondo Convenienza e gli hanno fatto dire le cose più banali, mi dovete credere, le cose più blande, proprio le robacce che condividono le dodicenni su Facebook perché non sanno ancora come funziona il mondo, quelle cose lì. Tesoro? Ah, sei al telefono. Ho capito, non sono fatti miei. Figurati, non voglio mischiarmi nei segreti tuoi e delle tue amiche. Sono sicurissimo che ci sarà qualche ragazzo o qualche donna che apprezzerà avere la compagnia di un uomo del genere al proprio fianco. Però per noi uomini, ve lo posso assicurare, vedere e sentire delle cose del genere per 20 minuti e niente, mi tocca prendere un cacciavite, svitarmi i coglioni e buttarli nell'umido. Nel dubbio facciamo così. Sdraiati sul letto, rilassati e aspetta che ti porti qualcosa di caldo. Vedo se abbiamo anche qualche medicina in casa. Anche se la miglior medicina... Ti prego non dirlo, non devi dirlo. Perché devi dirlo? Ti prego non dirlo. Sono senz'altro le bicoccole. Ottimo, quindi quale uso? Quello di destra o quello di sinistra? Non capisco perché ti ostini a mettere le lenti a contatto. Anche con gli occhiali sei intrigante da morire. La mia talpa sexy. La mia talpa sexy! Mio Dio! Signor Beppe Convertini, mi scriva alla mail di lavoro per dirmi come fa una talpa ad essere sexy. Non ti disperare, non hai cancellato tutto il tuo lavoro. Avevo salvato una copia della tua relazione su questo dischetto. Ah, forse ho sbagliato a dir la data, forse è del 1992 questo DVD. No, è del 2004, lo conferma anche Wikipedia. E allora perché salvi i file in un dischetto nel 2004? E perché lo chiami dischetto? Tra l'altro vorrei fare un salutone speciale al montatore che ha montato quel DVD lì per chiedergli perché le transizioni a fischio, perché? Vabbè, me la registrerò. Inizio però a provare un po' di dispiacere per il signor Convertini, che comunque ha lavorato anche dopo e ha lavorato prima, ovviamente a teatro e in televisione, per l'amor di Dio. Vi ho parlato di questo DVD perché? Perché io non voglio finire a fare una cosa del genere, non voglio finire a fare il fidanzato ideale o una cosa simile, non voglio finire ad essere usato da altre persone semplicemente per la mia fama, per poter far lavorare qualcuno, perché questo DVD è la prova vivente che a volte le cose si fanno soltanto per poter far lavorare qualcuno. E questo è quanto. Questo è il messaggio che avrei voluto far passare anche l'altra volta, ma ovviamente ho fatto un video completamente diverso e non è uscito del tutto questo messaggio. E comunque, se dovessi arrivare a toccare il fondo del barile e fossi costretto a fare una cosa come il fidanzato ideale soltanto per lavorare, ma secondo me uscirebbe in modo completamente diverso. Ciao, dopo il grande successo di Un fidanzato ideale, ho pensato di fare la mia versione di questo DVD. Il fidanzato di
dove potrò dirvi tutte quelle cose che nessuno vi ha mai detto. Ma ti ricordi quando ci siamo visti per la prima volta in quella discoteca? Quando io ti dissi tutte quelle splendide cose per farti innamorare di me? Beh, non è vero niente. Io ho detto quelle cose soltanto per poter mettere il mio gigantesco in mezzo alle tue gigantesche per dentro. Sto per andare a lavoro. Perché non ci divertiamo un pochino prima? E poi vai a prepararmi il pranzo perché ancora non mi hai preparato un da portare a lavoro! Con fischio senza?